Benvenuti ad Art Stories in Rome. Oggi ho il grande piacere di presentarvi una delle mie sculture predilette, che si trova nel transetto destro della chiesa di San Pietro in Vincoli, ovvero il Mosè di Michelangelo. Una scultura in grado di riempire l'anima e gli occhi di grande bellezza. Il Mosè fu commissionato nel 1505 da Papa Giulio II a Michelangelo per decorare il suo mausoleo. Michelangelo inizierà a lavorarci concretamente solo nel 1513 e lo ultimerà, così come lo vediamo noi oggi, nel 1545. È un periodo piuttosto lungo che potremmo spiegare con il fatto che la storia della tomba del Papa è in un certo senso legata alla storia della Basilica di San Pietro. Perché quando Michelangelo ottiene il nuovo incarico, cerca di convincere il Papa di prolungare la navata centrale dell'antica basilica costantiniana per poter creare dietro l'altare maggiore un nuovo coro e quindi poter edificare il mausoleo del Papa. A questo punto Giulio II chiede consiglio al suo architetto prediletto, ovvero il Bramante, il quale è d'accordo nella creazione del nuovo coro, ma lo convince addirittura ad un rifacimento totale della basilica. Giulio II sarà costretto a tagliare tutti i finanziamenti, tutti i progetti per impiegare tutte le sue energie nel nuovo progetto della nuova San Pietro. E Michelangelo, che aveva impiegato 6 mesi nelle cave di Carrara a ricercare il marmo adatto per la tomba del Papa, quando rientrerà a Roma sarà aggiornato sui nuovi progetti del Papa, per cui sarà costretta ad interrompere la tomba e gli verrà dato un nuovo incarico, gli affreschi della Cappella Sistina. I lavori per la tomba del Papa ripresero solo dopo la sua morte, avvenuta nel 1513, per cui il problema della sepoltura era quanto più necessario in questo momento. E anche se di fatto il Papa è sepolto nella Basilica di San Pietro, comunque gli eredi ne reclamavano il mausoleo, per cui Michelangelo riprende in mano il progetto, ma sarà enormemente ridimensionato. Quando si va a visitare il mausoleo si rimane colpiti soprattutto dalla meraviglia del Mosè. Il Mosè viene raffigurato seduto con le tavole della legge sotto un braccio, mentre l'altra mano si accarezza questa lunga barba. Una barba straordinaria, e lo stesso Vasari, biografo degli artisti dell'epoca, la definiva così perfetta che sembrava più opera di pennello che di scalpello. Michelangelo rappresenta il Mosè in un momento preciso della storia dell'Esodo, ovvero il momento successivo alla consegna dei comandamenti sul monte Sinai, mentre trova gli israeliti intenti a venerare un vitello d'oro, simbolo comunque dell'adorazione dei culti pagani, per cui Mosè si adira enormemente. Michelangelo esprime questa rabbia del Mosè attraverso le vene gonfie e i muscoli in tensione che sembrano quasi dar vita al marmo. Infatti, le cronache dell'epoca narrano che al termine dell'esecuzione della scultura, Michelangelo abbia cominciato a gridare contro la statua: perché non parli? Perché era talmente perfetta che sembrava viva. Michelangelo, per il Mosè, si rifà sicuramente ai modelli dell'antichità, come il torso del Belvedere o il gruppo scultoreo della Conte, che erano stati rinvenuti pochi anni prima, però si ispira anche al Giovanni Evangelista di Donatello, così come al profeta Isaia di Raffaello, assai lodato da Michelangelo. Il Mosè qui viene raffigurato come un uomo anziano con uno sguardo di grande forza, perché ricordiamolo, Mosè è il maestro della legge, è colui che ha saputo guidare il popolo attraverso il deserto e attraverso il Mar Rosso. È colui che meglio di chiunque altro si è avvicinato a Dio ed ha imparato ad ascoltarlo. Qui Michelangelo raffigura il Mosè con una grande forza, una grande possenza anche fisica, con questa capigliatura folta, questi baffi e barba che ricadono sul corpo con delle ciocche. Ma lo raffigura anche con 2 corna smussate, che in realtà sono frutto di un'errata traduzione.
Perché secondo la storia dell'Esodo, Mosè fu colui che scese dal monte Sinai con un volto raggiante, con i raggi di luce. Girolamo, nel V secolo, che si occupò della traduzione della Bibbia dall'ebraico al latino, confuse la parola keren, che in greco significa corno, con karan, raggio di luce, per cui queste due corna smussate non sono altro che due raggi di luce. Nel 2003 si sono conclusi i lavori di restauro del monumento funebre di Giulio II. Il restauratore Antonio Forcellino ci riferisce, anche tenendo presente una documentazione di un anonimo conoscente di Michelangelo, che Michelangelo abbia girato in un secondo momento il volto del Mosè. Questo spiegherebbe il motivo per cui la barba risulta più tirata sulla destra, perché non c'era sufficiente marmo per realizzarla perpendicolare. Per accentuare questa torsione del busto, Michelangelo ha abbassato di 7 cm il trono su cui si siede Mosè dalla parte di sinistra e per far abbassare il piede di sinistra ha ridotto il ginocchio di 5 cm. Secondo invece uno dei maggiori studiosi di Michelangelo, Christoph Frommel, Michelangelo ha girato il volto di Mosè per evitare lo sguardo verso l'abside centrale, dove sono conservate le catene di Pietro che concedevano le indulgenze ai pellegrini paganti, una sorta di vitello d'oro. Ma in questo caso si palesa anche l'adesione di Michelangelo a un movimento riformista, per cui è abbastanza azzardato. Però per la torsione del busto da parte di Michelangelo ci potrebbe essere anche una motivazione molto più pratica, ovvero che durante l'esecuzione del Mosè si sia rotto l'avambraccio sinistro, per cui Michelangelo ha apportato delle modifiche in un secondo tempo. Quali siano le motivazioni non le sappiamo, fatto sta che ciò che ci colpisce ancora oggi è il movimento materiale che Michelangelo ha saputo imprimere in questa meravigliosa scultura. Durante i lavori di restauro si è cercato di recuperare gli splendidi colori del marmo di Carrara, scelto e scolpito da Michelangelo, definito lo scultore della luce oltre che del marmo. Infatti, originariamente, ai lati della tomba di Giulio II vi erano due finestre, per cui il volto di Mosè era rivolto verso una di queste finestre che lo illuminava con i raggi solari, un po' ricreando l'effetto dei raggi della salvezza. Purtroppo questa finestra nel 1860 è stata murata a causa della costruzione dell'adiacente facoltà di ingegneria, creando un danno artistico incredibile, perché da quel momento calò il buio sulla scultura. Una scultura studiata attentamente, scolpita da Michelangelo, proprio con l'intento di creare delle rifrazioni particolari della luce nell'arco delle 24 ore, per cui si era perso quell'effetto di variazione chiaroscurale voluta da Michelangelo. Negli ultimi anni è stato ricreato un sistema di illuminazione grazie a lampade a LED e a tecniche informatiche che ricrea l'effetto di luce ai tempi di Michelangelo, quindi oggi come oggi è possibile ammirarla in tutto il suo splendore. Mettere in discussione se stessi è il modo migliore per capire gli altri. Grazie per la vostra attenzione, spero di essere stata quanto più possibile chiara. Ci vediamo prossimamente con un nuovo video d'arte, mi raccomando non dimenticare il like ed eventuali commenti. A presto!